Chiedilo alla Luna, specialissimo, consigli di vita pratica ed interiore, Saturno in Ariete. 25 di maggio alle 5:36 Saturno ha fatto il suo ingresso in questo segno dopo 29 anni. L'ultima volta è stato ha finito il suo transito tra il 96 e il 98. Ma oltre a tutti i video che abbiamo già dedicato, ho pensato di fare un brevissimo riscontro per tutti, un aiuto concreto di che cosa comporta Saturno. Saturno lo abbiamo avuto in pesci. Nei pesci Saturno ha avuto una valenza di grande sacrificio. Perché? Perché la 12ª casa, che è la casa dei pesci, ha come valenza, non l'unica chiaramente, ma possiamo tradurla in questa maniera, sacrificio, e pertanto un Saturno ha portato veramente una situazione di impegno, di sacrificio per molti, è stato veramente importante e tosto, ma Saturno in Ariete cambia completamente elemento e ovviamente segno. Qui abbiamo un segno di fuoco cardinale. Un segno cardinale dà sempre inizio a qualcosa. L'Ariete è diciamo il signore è proprio il segno del io sono. Saturno invece come lo possiamo tradurre? Come disciplina, come tempo, come limite, come concentrazione estrema, come karma, come vecchiaia e anche saggezza. Allora, qualcuno che dall'alto arriva con una valenza così importante di maturità, perché Saturno sicuramente si configura tra quei pianeti che portano maturazione, è il pianeta anche, è il vecchio, no? È il tempo, e nel tempo con le esperienze pratiche si acquisisce maturità. Pertanto maturità in un segno come l'Ariete del bambino che nasce, pertanto che dice io sono. Allora, come possiamo tradurre tutto questo? Una delle parole chiavi che ti devi segnare ovunque ti cada il transito di Saturno, che sia in prima nella tua persona, che sia in seconda nel valore di te stesso e nel come gestisci le tue economie, nella terza negli studi, nella comunicazione, nella quarta in casa, in famiglia, quinta abbiamo il flirt, gli amori e i figli, in sesta abbiamo la salute innanzitutto, l'organizzazione e i nostri, in alcuni casi, dipendenti e collaboratori se sono sottoposti. 7, casa delle relazioni, tu e tuo marito, te e il tuo socio. 8, abbiamo la casa della morte, può essere anche in senso fisico, per carità, però è la morte per rinascere. Io la chiamo la casa dell'araba fenice, della rigenerazione totale, ma anche delle questioni bancarie. Qui abbiamo anche più che bancarie, perché le banche le abbiamo in settima, le derivazioni, le conseguenze delle azioni che noi abbiamo avuto in settima, pertanto le conseguenze. Qui in ottava abbiamo chiaramente i denari degli altri, anche le eredità. Pertanto ecco, un mutuo bancario, la banca si mette in settima, il mutuo bancario che ti viene erogato va in ottava, ma fa lo stesso. In nona abbiamo i viaggi e il lontano, pertanto gli studi superiori. In decima abbiamo per eccellenza la casa dell'emancipazione, e nella società moderna l'emancipazione avviene spesso e volentieri, quasi sempre, col lavoro e con la carriera, il punto dell'apice, come noi ci manifestiamo. Una volta si sarebbe anche potuta definire del matrimonio come via di emancipazione, soprattutto per le donne, ma adesso atteniamoci, vi sto facendo un giro velocissimo. 11ª casa, amici, obiettivi, progetti. 12ª casa,
casa del sacrificio, dei nemici nascosti, dell'interiorità soprattutto. Allora abbiamo una crescita spirituale lì. Saturno in Ariete, prestate bene attenzione e segnatevi queste parole chiavi. La prima, nell'accezione di disciplina. Cosa vuol dire? Se io sono Ariete disciplina, autodisciplina nei miei progetti, verso la mia persona, nelle mie economie, col partner, il partner nei miei confronti e via dicendo, con le questioni dei figli, con le questioni del lavoro, con le questioni dei viaggi. Autodisciplina, in amore anche, non soltanto nelle questioni lavorative o di vita. Pertanto cosa voglio, cosa sono e mi comporto in una certa maniera. Saturno, io vi avevo fatto un video, credo che l'abbiate visto tutti, ma chi non è del canale, ben arrivato, ma lo potete ritrovare. È Saturno e Nettuno, che poi lì tratto anche Urano e parzialmente anche Giove, fino al 2028. E lì vi avevo spiegato che questo Saturno lo potete vedere come il comandante che arriva in caserma. Ecco, dove voi avete questa casa dell'Ariete, potete vederla in questo momento come la caserma, pertanto l'Ariete è il soldato ed è la difesa o l'attacco, giusto? Però è il soldato, no? È il guerriero, no? Si dice. Prendiamo un esempio molto semplice. Il soldato, bene, il soldato deve avere la sua disciplina. Poi cosa arriva? Saturno, che lo potete vedere come un superiore gerarchico, ma un bel superiore gerarchico. Adesso io non ho fatto il militare e penso nemmeno molti di voi, però insomma un superiore di quelli tosti, che a un certo punto vuole disciplina, non si sta lì a ridere e a scherzare, ci si prende la responsabilità di se stessi nel lavoro, negli obiettivi che si hanno di vita, nel lavorare, nell'amare, nelle responsabilità che si hanno verso le cose che vengono toccate. Pertanto, quando siamo in caserma, cosa accade? Non è che uno può stare a giocare a tarallucci e vino dalla mattina alla sera. C'è il momento in cui ci si prende la libertà, no? Penso che si avesse l'ora di svago la sera oppure nel weekend, però per il resto è grande autodisciplina. Lo possiamo vedere anche come Saturno, come segnati anche questo, la perseveranza, la determinazione. Pertanto, determinazione e perseveranza in un obiettivo che ti sei posto o posta. Consiglio di vita pratica, allora, oltre all'autodisciplina, bisogna conoscere se stessi chiaramente per essere autodisciplinati. E dov'è la chiave di lettura? Nel tuo tema natale. Però adesso andiamo avanti. Determinazione e perseveranza. Hai un obiettivo? Bene, adesso non si scherza. Vuoi diventare il miglior, non lo so, rigorista del mondo? Vuoi diventare la migliore project manager del mondo? Ok, quello deve essere l'obiettivo e non si abbandona. E si sta anche concentrati. Segnati anche questa parola. Concentrazione. Saturno non si muove, lo dovete vedere come una pietra ma enorme, una montagna. Infatti Saturno, signore del Capricorno, ma anche dell'Acquario, ma nel Capricorno rende meglio l'idea, è la pietra, la montagna altissima, non si sposta. Pertanto sta lì e mette un seme importante. Autoresponsabilità, perché se noi diciamo che Saturno, pertanto segnati anche questa parola, autoresponsabilità, se Saturno noi lo associamo al maestro, maestro del karma, perché è il grande maestro, colui che a noi permette di stare qui a fare un'esperienza materiale, pone un limite, pone un confine. Allora, responsabilità, perché il maestro deve agire con conoscenza, sapienza e
autoresponsabilità, responsabilità in se stessi chiaramente. Queste sono dunque le 4 parole chiavi che mi sento di darti in qualsiasi ambito, pertanto autodisciplina, autoresponsabilità, determinazione e perseveranza, concentrazione. Quando noi parliamo di karma, di Saturno, noi parliamo anche ovviamente di karma, maestro del karma, perché porta a capire le lezioni che o l'insegnamento che abbiamo ricevuto, ma tramite un'esperienza pratica che si deve introiettare. Pertanto deve insegnare il transito di Saturno qualcosa di noi, a maggior ragione in Ariete, dove abbiamo per eccellenza io sono. Il bambino prima di nascere sta nel segno dei pesci, è il liquido amniotico. Nell'Ariete è il bimbo venuto alla luce. Pertanto io sono, eccomi. Bene, Saturno dice, va bene, io ci sono, ti vedo, però tu sarai e devi essere maturo, responsabile. Ecco, l'azione, possiamo anche vedere questo. Ariete uguale azione, perché Marte si muove. Saturno impedisce l'azione, ma in alcun modo, anzi fa prendere una decisione estemporanea, cioè o agisci tu o agisco io. Allora, prendiamo di nuovo per vostra comodità. Poi sapete che voi dovete sempre declinare i miei esempi nelle vostre vite pratiche. Agire o non agire? Bene, con responsabilità, con Saturno in Ariete si agisce. Prendiamo di nuovo l'esempio della caserma, che è molto calzante per l'archetipo dell'Ariete. Poi ovvio lo potete mettere nella vostra casa, con la vostra famiglia, al lavoro, per le scelte che andrete a fare. Saturno lì dice, ok, c'è un soldato militare che sa quello che deve fare. Se è un militare indeciso, o se è un militare che si sta girando intorno, invece di fare quello che deve, arriva Saturno e gli dice, io te lo ordino, punto. Non si discute. Capite allora quant'è importante in tutto questo contesto di Saturno in ogni tuo settore di vita non solo prendere consapevolezza del contesto nel quale stai vivendo e pertanto capire dove sei, ma soprattutto va capito chi tu sei. Chi sei tu? Ti sei fatta mai sta domanda? Ti sei mai fatto sta domanda? Bene, perché è importante questo? Perché noi proiettiamo fuori ciò che abbiamo dentro. Questa è una legge che ve la dovete proprio ricordare, segnare. Noi viviamo di proiezione, nell'altro incontriamo qualcuno che è una parte di noi, come una cinepresa. E pertanto, se tu conosci te stesso e te stessa, oracolo di Delfi, il grande insegnamento, uomo, conosci te stesso, cosa vuol dire? Che noi sapremo sempre il contesto che ci si presenta davanti. Capite la legge dello specchio, di che cosa proiettiamo e di quanto è importante osservarsi? Prendi il tuo tema natale e studialo nel profondo, con tutte le dinamiche che esso comporta, perché ti svelerà dove hai voluto tenere gli occhi chiusi e dove hai voluto tenere gli occhi aperti, dove sei cresciuta e dove non lo sei. Il mondo fuori non è brutto o cattivo, semplicemente è una proiezione di ciò che tu hai dentro. Allora, facciamo un altro esempio perché vi ho detto sarà pratico. Molti di voi si ritroveranno, ma io sto usando un tono saturnino da caserma, però perché devo adeguarmi alla situazione che è diversa. Saturno in questo transito in Ariete, che per ora sarà fino al 1° di settembre, prossimo anno 14 di febbraio, entra e non se ne esce più per i prossimi 2 anni. Vi ritroverete in alcuni casi
ad esempio ad interpretare questo Saturno-Marte, no? Saturno in Ariete, essere secchi, decisi. L'ordine è questo, no? Come il padre, no? Quando arrivava, tac, e ti ordinava questo, un nonno, però parliamo di Saturno, il comandante. Bene, arriva, l'ordine è questo e va eseguito. Allora, molti di voi si troveranno ad essere naturalmente molto più secchi e decisi nell'ambito in cui viene a transitare Saturno. Pertanto molto più autodeterminati, molto più disciplinati, molto più rigorosi. Potete accorgervene nella, che so, se ce l'avete nel settore del lavoro, vi ritroverete ad essere veramente instancabili. Perché? Perché in parte chiaramente si può ricostruire da un certo punto di vista l'elemento capricornino, no? Di grande perseveranza con un transito come questo, perché è nella casa anche di Marte, dell'Ariete, ma non sto a entrare in particolarità astrologiche che riguardano noi e non voi. Io vi traduco. Allora, vi potrete ritrovare adesso particolarmente secchi e decisi in un determinato ambito, costi quel che costi. Allora, o sarete voi molto autodisciplinati, oppure magari in altre situazioni proiettate questa disciplina, proiettate questo essere secchi e decisi. Allora, qualcuno si può trovare ad avere a che fare, facciamo altri esempi molto semplici. Usciamo dalla caserma, in azienda, in ufficio. Di botto, se voi avete quelle case impegnate, vi trovate in un contesto nel quale arrivano proprio ordini, scelte imposte dall'alto, che sono: da oggi tu ti occupi di questo, da oggi tu ti trasferisci in questo reparto, da oggi tu avrai a che fare con quel cliente degli Emirati Arabi, punto. L'udienza è tolta, perché col comandante supremo, col generale, non si discute, si esegue. Allora, e qualcuno di noi potrebbe allora o imporre o ricevere delle vere e proprie imposizioni. Pertanto, chiaro che io adesso non vi sto facendo fantastrologia, ma arriverà un bel seguito più avanti. Comunque, delle vere e proprie imposizioni dall'alto, dagli altri o dal contesto. Può diventare un contesto ambientale che si fa duro, un contesto relazionale, che può essere, io nelle relazioni, ovvio vi metto i colleghi di lavoro, il datore, la famiglia, ovunque voi la abbiate. Adesso non possiamo entrare nel caso specifico di ognuno. Oppure dall'alto, se siete già in una situazione fortemente gerarchica, no? In qualsiasi posto di lavoro c'è una situazione gerarchica. Allora, quando la situazione, se sei tu che autonomamente ti viene proprio spontaneo, alcuni verrà spontaneo porsi una disciplina, porsi un certo anche cinismo, allora lì guidi tu te stesso. Ma quando le situazioni peggiori, dove si arriva ad averle? Quando sono gli altri ad imporci le loro decisioni. E lì cosa succede? Se sono io che me le impongo, allora maturità, responsabilità, mi faccio un programma e lo porto avanti. Chiaro che in amore sarà: io mi prendo la responsabilità di questa relazione e con amore e rispetto porto avanti magari una convivenza, decido per un matrimonio. Ecco, adesso io vi sto usando il tono adeguato, spero che vi piaccia. Ma ecco, una delle situazioni, rientro nel ruolo, una delle situazioni nelle quali ci potremmo sentire a disagio o persi è quella nella quale ovviamente gli ordini arrivano perentori dall'alto o dal contesto, o il comune che ti impone di abbattere quel muro, oppure qualcosa, ecco, dipende da dove cade. Chiaro che ci sono delle situazioni nelle quali noi possiamo incidere, o abbiamo potuto incidere. Subire eventi imposti dagli altri non è mai piacevole. E allora cosa succede? Dobbiamo fare anche lì l'analisi di noi stessi, auto-osservazione. Perché? Perché nel mondo
se ti sei adeguato, ad esempio, ad un lavoro che non ti piace, ma per convenienza, perché non credi a sufficienza in te stesso o te stessa, o perché tutti hanno sempre fatto così, o perché qualcuno ti ha lasciato in eredità e pertanto ti hanno convinto che, ecco, le soluzioni di comodo e di convenienza qui verranno messe fortemente sotto la lente di ingrandimento. Allora, se uno di voi, se te ti accorgi che ti sei adeguata ad un contesto che ti limita, che ti sta addosso, il problema non viene da fuori. E qui torniamo alla conoscenza di se stessi. Il problema è tuo, nasce dentro di te, perché hai avuto paura, perché c'è qualcosa che ti ha impedito di agire, perché non conosci abbastanza te stessa oppure non conosci abbastanza un altro contesto, insomma, altre situazioni. Tu hai voluto essere in questa situazione, tu hai voluto quel contesto, l'hai scelto, ci si assume la responsabilità con Saturno, vedete, responsabilità, autos, in greco vuol dire se stesso, ci si assume la responsabilità, autoresponsabilità di se stessi, senza scaricare le frustrazioni su altri. Perché dico questa cosa senza scaricare le frustrazioni su altri? Perché ci sono molte persone che in maniera consapevole dirigono se stessi da una vita. Facciamo un esempio, una persona che lavora in proprio, che è abituata a gestirsi e che ha la sua direzione di vita. Però può anche essere che qualcuno stia in un contesto che forse aveva sottovalutato, che non aveva compreso bene, ok? Allora può capitare, facciamo l'esempio al lavoro, dove ti si comincia a palesare un ambiente un po' tosto, duro, nel quale non puoi più stare lì a giocare non lo so, o col cellulare o dietro o con i giochi al computer, ecco, nel quale invece ti viene continuamente, costantemente chiesto rigore, disciplina e abnegazione. Allora lì cosa succede? La prima reazione che si ha, mamma mia, ma qua cosa succede? Cosa accade? Ma mi stanno addosso, dopo un po' cominci a sentirti frustrato. Allora una persona frustrata cosa fa? Se non riesce a capire come mai si è messa in quel contesto, in quella situazione, perché è arrivato qualcuno che continua a dargli ordini. E cosa fa? Va a casa e magari si sfoga sul partner, comincia a dire mamma mia, ecco che pesante, che questo e che quello, e comincia la scontentezza e si comincia a proiettare sugli altri, oppure si arriva a casa dai bambini stanchi morti, coi genitori, non si ha più pazienza, ecco. Per questo che ti dico, attenzione a non scaricare le frustrazioni su altri. La responsabilità individuale parte da questo Plutone, da quando è entrato in Acquario, vi ho già dedicato tanti video, mi raccomando andate a vedere tutto l'escursus di video che vi ho fatti. Saturno esegue, Saturno dice va bene, io sono, allora qua anche a livello nazionale e internazionale ci si dovrà assumere la responsabilità di non aver fatto scelte, ma qua cambiamo, lasciamo stare la parte internazionale. Saturno, per chi è obiettivo, e io ti invito ad ascoltarmi, è per quello che ti sto dando queste indicazioni, che ti possa essere sembrata molto, ma è da prenderlo seriamente. Ma Saturno in Ariete porta a grande disciplina, a grande conoscenza di se stessi, e sicuramente uno dei balzi di maturazione nel settore che va a toccare più importanti di tutti, perché veramente agisce sull'identità della persona e la fa crescere. Ecco, è come dire basta, è finito il tempo di essere bambini, non ci si comporta più solo così, trullallero, trullallà, ho l'amore, ho la fidanzata, ho il fidanzato, però nel frattempo c'ho anche questo, c'ho quell'altro, non c'ho tempo, no, ti assumi le tue responsabilità, ecco, porta a crescita. E la bellezza, la gran differenza che Saturno ha dal segno dei pesci è che in Ariete, siccome l'Ariete porta in sé l'azione, perché Marte è un vettore che porta a dirigersi verso qualcosa, capisci che tradotto così è io mi prendo la responsabilità di dirigermi verso un obiettivo. Allora, altro consiglio da segnarsi:
Uno dei modi migliori per affrontare un transito di Saturno, sapete qual è? Darsi un obiettivo personale da raggiungere. Facciamo un esempio pratico. Allora, ti è sempre piaciuto dipingere, avresti sempre voluto questa volta, magari per riuscire a, diciamo, alleggerire il contesto, ti dedichi a qualcosa però in maniera seria e disciplinata che ti è sempre piaciuto tanto, ad esempio dipingere, ad esempio costruire macchinine, ad esempio hai sempre desiderato imparare a fare yoga, bene, con disciplina e darsi un obiettivo raggiungibile, anche, io dico anche più di quello personale. Ecco, ad esempio, un obiettivo personale, non hai mai fatto movimento. Bene, ti puoi dare l'obiettivo di dire, bene, io adesso tutti i giorni esco a camminare, costi quel che costi, pioggia o vento che sia, e vado fuori tutte le mattine mezz'ora. Oppure mi decido ad andare in palestra, oppure comincio ad andare a ballare, però se vado a ballare ci vado, perché ballare chiaramente cosa comporta? Divertirsi anche, perché la situazione di serietà che porta Saturno, se lo porta sempre, no? Ecco, in quell'ambito chiaramente va un po' scaricato. Allora noi dobbiamo sempre trovare anche il momento giusto, non deve essere occupato sempre, di divertirci, perché ricordate che siamo in caserma in quel settore. Vi piace questa interpretazione? Va bene, allora datevi un obiettivo personale. Avete perso la forma negli ultimi anni? Va bene, obiettivo personale, rimettersi in forma, dimagrire, rimettersi a fare palestra, rimettersi a camminare, andare a correre, fate quello che più vi piace, ma un piccolo obiettivo personale che dia evidenza, riscontrabile, e che soprattutto sia un piccolo obiettivo raggiungibile, ma che ti dia quella soddisfazione infinita. Non sapevi fare una cosa da tanto che ti ci stai ingegnando? Bene, vai e falla, comincia ad imparare. Ecco, Saturno questo. Allora, vedrete che così riuscite a scaricare un po', anzi la riuscite a scaricare molto, perché essere disciplinati con se stessi, darsi soprattutto delle regole. Saturno sono regole, dati delle regole di vita quotidiana anche quello è un ottimo modo per scaricare Saturno e vedere che così facendo ne trai un gran beneficio e crescita interiore. Allora, mi raccomando, con Saturno, ovunque lui transiti, ma in generale, ricordatevi di avere sempre un attimo per ridere, per divertirvi, per riuscire a trovare il momento di entusiasmo, ma Saturno ovviamente in Ariete dice no ad entusiasmi infantili, no a cose immature, mi raccomando. Pertanto già porterà serietà in tanti contesti della vostra vita, però lo spazio giochi ve lo dovete sempre tenere. Allora, carissima amica, carissimo amico, concludo con questo, guardate un po'. Saturno in Ariete, il rischio, vedete qua, allora qui la chiave è qui, ce l'avete voi, qui c'è un leone, c'è un orso che ti insegue, dall'altro sei pronto a scappare, c'hai vedi qua è lo zainetto con dentro le cose che tu sai fare. Allora, se vai avanti vai verso l'ignoto, ma vedi che ti guardi indietro come per dire ma io vorrei tornare indietro, vado o non vado? Assumersi il rischio, la responsabilità di quello che si fa, perché tutto uguale non può rimanere. Pertanto in qualcosa mettetevi impegno nel modificare anche a volte il vostro carattere, altre volte un percorso interiore. Cercate di maturare interiormente ed esteriormente e porterà i suoi grandi frutti. Abbiamo, vedete, guardate un po', mi piace molto questo, adesso qui è nell'immediato perché a giugno arriva Giove in Cancro e mi piace molto, vedete, la speculazione, no? Dal latino speculum, guardare, no? È come quando si va a fare la radiografia, no? Ecco, qui guardate un po', è
il rischio, assumersi il rischio di guardare anche dentro di noi. Certo che qua è un futuro che viene inteso, no? Perché Giove in Cancro non solo porta un progetto, il bambino, ma porta il futuro, no? Perché in quel progetto che deve nascere c'è il nostro futuro ed è proprio con questa intenzione che ti dice assumiti il rischio di guardare soprattutto dentro di te per far nascere qualcosa di nuovo che ti proietti nel futuro. Io vi saluto, se ci sono domande resto a disposizione, ma sapete che porterò altri video a proposito. Un abbraccio.